All'inizio, a 24 anni, avevo ancora l'incoscienza di non capire nemmeno che cosa mi stava succedendo intorno. Tavolo 2, anniversario. Tavolo 3, super soigné, best attention. Mi raccomando, appena lo fai salire vai diretta da Mattia e comunicala a noi, che così almeno sappiamo come comportarci. E questa del salone dovete sempre spiegarla bene, perché a parte che c'è un lavoro enorme. Il mio percorso è breve, perché è breve, però diciamo che non mi sono mai fermato, no? Quindi da quando sono partito poi il tempo per me è stato denaro, nel senso che l'ho sfruttato fino al massimo che potevo sfruttarlo. Io ho iniziato da solo, perché comunque ero da solo, e ho creduto in quello che stavo facendo. Ci sono ragazzi come Simone, Federico, così, che mi hanno seguito e anche loro hanno visto proprio un processo evolutivo di quello che abbiamo fatto e che abbiamo portato avanti insieme, perché poi non è che sono io, se tu non hai poi una squadra che ti segue e crede nelle stesse cose che tu credi, non vai avanti nel progetto, non puoi essere solo tu a farlo, no? E quindi quando poi è arrivato il riconoscimento, vabbè, a parte che non ho dormito per 10 giorni prima e 10 giorni dopo averlo preso. Ci hanno riconosciuto un po' il lavoro che è stato fatto in questi anni in un luogo come Portofino, no? Dove non c'erano stelle qua, quindi siamo stati i primi a portare nella storia qualcosa a Portofino, comunque un borgo dei più riconosciuti al mondo, quindi per me è anche un onore averlo fatto. E quindi abbiamo detto ok, mettiamo un punto, una virgola e ora andiamo avanti cercando di fare anche un passo in più, di andare oltre. È stato secondo me anche una motivazione ancora più forte di andare avanti. Cosa ho usato? Ho usato che mi sono rinchiuso qua dentro dalla mattina alla sera. È stato per me un bel osare. Il lusso è cambiato in maniera anche positiva su certe tematiche, perché prima il lusso era associato a cosa? Al caviale, all'ostrica, al foie gras, a tutto quello che poteva essere costoso, no? Oggi cos'è costoso? È costosa la ricerca della materia prima. Cioè per me il lusso al giorno d'oggi è portare la migliore materia prima che io posso trovare in zona. Perché questo qua ne uso veramente tanto e adesso me lo sta dando Alberto, perché questo qua secondo me dovresti metterlo nelle vasiere grandi che fa il cespuglio. Adesso appena le temperature si stabilizzano e scendono un attimo. E quindi per me il lusso è stato collaborare e creare un orto nostro dove la verdura fosse il protagonista, il vegetale fosse di nuovo protagonista, coltivato in una maniera totalmente naturale, senza l'uso di nient'altro che la natura stessa, no? E la cura dell'uomo. Sì, questo qui è un lavoro importantissimo perché andiamo a selezionare già il pomodoro che ci servirà per recuperare la semenza per il prossimo anno. Si recuperano sempre i semi dai primi pomodori perché hanno sempre molta più forza. È proprio bello vedere come nell'orto c'è una biodiversità impressionante, cioè dagli animali alle erbe a 36 varietà di pomodori che si mischiano uno con l'altro, idem le zucchine, le melanzane, tutto quello che è quel mondo lì cerchiamo di creare
tante varietà, ma per creare proprio una simbiosi col territorio. Si sta capendo finalmente che coltivarsi e mangiarsi della verdura propria è diventato un nuovo tema di lusso, che non tutti si potranno permettere, perché ormai anche la verdura buona ha prezzi molto alti, come il pesce, perché è un'altra tematica che non si affronta mai, che è il pesce selvaggio, esattamente come un cervo, esattamente come un cinghiale, esattamente come una lepre. Non viene fatta questa distinzione, però io la faccio perché ogni pesce che viene pescato è diverso da un altro, in base a dove vive, cosa mangia, la stagione, se è grasso, se è magro. E quindi tutte queste poi esami, no, che fai tu sulla materia prima portano ad avere una materia prima alta, quindi di lusso. In realtà è una varietà che abbiamo scoperto oggi, che viene praticamente pescata non sul fondo ma a mezz'asta nel mare. Qui non sta, ma è un peretto stranissimo, non l'avevo mai visto, me l'hanno fatto conoscere oggi. E si mangia crudo. Trattare la materia prima è per me maniacale, che sia carne, pesce o vegetale, cioè per me proprio c'è l'interesse nel cercare qualcosa che sia all'apice della sua bontà, del suo gusto, no? E quindi anche per noi nell'hort adesso siamo arrivati a 2200 varietà. E questo per me è significativo, che ovviamente ce l'hai nel corso di un anno ciclico. L'erba che ti può dare quella rifinitura a un piatto, un vegetale che sa veramente di quel vegetale che tu hai in testa, idem la frutta. E quindi secondo me è proprio una ricerca in questo. È uguale nel pesce, perché al giorno d'oggi ancora è talmente tanto difficile trovare del pesce buono che devi veramente creare delle connessioni con chi te lo porta incredibili. Questa è una ricciola che è stata pescata ad Amo. Questa è stata, cioè ad Amo sì, ma a canna. Quindi questa è stata pescata a canna. E la differenza, a parte che la vedi da qua, quando la ricciola arriva vicino alla barca che è stata agganciata, che qua la agganciano con l'arpione per tirarla sopra in barca, perché altrimenti quelle da reti non serve a niente, perché ovviamente la rete arriva. E poi l'altra roba di una ricciola quando è pescata a canna, a parte vabbè i colori, è anche proprio quanto è snella. Vedi quanto è snella, perché è un animale che sta correndo. La ricciola è un pesce che corre e quindi nuota tanto, e quindi ovviamente anche una muscolatura diversa. Quando invece sono allevate o vivono in gabbia, molto spesso qua sono molto più gonfie, no? Perché sono pesci che stanno fermi. Quando invece il pesce nuota tanto, ovviamente è magro e muscoloso. Sono tutte cose che anche io poi ho imparato qua negli anni, uscendo con i pescatori, perché mi hanno poi raccontato un po' le loro esperienze, no? Si deve entrare in maniera viscerale nel posto, ecco, non devi entrare come protagonista, ma devi entrare come in retroscena, piano piano, osservando le persone, osservando il territorio, facendo tante conoscenze con tutti, perché comunque questo è un borgo di 300 abitanti e quindi il fatto di entrare in simbiosi con il posto è stata la chiave per poi fare una cucina che si distinguesse. Io mi ricordo il primo anno tiravo dritto a venire al ristorante e non conoscevo nessuno, adesso ci impiego mezz'ora a fare 200 metri di strada perché ti fermi a salutare quello, ti confronti con l'altro, incontri il pescatore e ti dice guarda ho appena preso questo, e incontri il signore che coltiva i limoni e che ti porta una cosa, e quindi è proprio una connessione che si è creata incredibile con il luogo, no? Ma proprio perché io ho voluto entrare in simbiosi con un posto che non era mio e farlo diventare mio come se ci fossi nato, no? Ciao ragazzi, ma non volete un caffè o un'acqua? Se volete entrare c'è tutto, Sicuri? Grazie. Ciao, buon rientro allora. Nuova comanda, 2 coperti, marciano, 2 aperitivi, 2 crudi, 2 uova, 2 capone, 2 raviolo, 2 spagno, 2 cazzetto, 2 verace, via! Sì! Per me osare è un po' fregarsene delle regole
e dei canoni sentendosi se stessi, ecco.